Onegashimasu! Oggi parliamo di Bruce Lee. Perché? Ho già parlato di Bruce Lee sul canale, tra l'altro ho fatto un video sul combattimento misterioso di Bruce Lee che è andato benissimo, ha superato le 100.000 visualizzazioni, andate e recuperatelo, ve lo lascio qui il link alla fine del video. Perché torno a parlare di Bruce Lee, ragazzi? Perché è uscito un nuovo libro che si intitola Bruce Lee Untold. Quello che non vi hanno mai detto di Bruce Lee. Ma parliamoci chiaro, ma veramente nel 2024, con tutto il web a disposizione, con tutto il materiale che riusciamo a trovare, sia in video che scritto, ancora oggi può esserci qualcosa che non è stato detto su Bruce Lee? Chi ha scritto questo libro e in occasione di questo evento cos'altro dire di Bruce Lee? Bene, lo scoprirete dopo la sigla. Iniziamo dal libro. Chi ha scritto questo libro? Questo libro è stato scritto da Lorenzo De Luca. Lorenzo De Luca è uno scrittore, autore di soggetti e sceneggiature, e questo non è il primo libro che Lorenzo scrive su Bruce Lee. Ha scritto infatti già diversi libri, articoli sul genere arti marziali, non solo su Bruce Lee, ed è famoso perché ha intervistato anche numerosi personaggi del genere delle arti marziali come Jackie Chan, Brandon Lee e Jean-Claude Van Damme. Questo video non è una recensione del libro, in realtà questo libro racchiude però una sorpresa per tutti quelli che seguono questo canale, ed all'interno di questo video più avanti vi dirò cos'è. Comunque naturalmente in questo video farò riferimento anche a questo libro per le numerose cose che contiene e che vi dirò. Naturalmente è un libro, se siete appassionati, che vi consiglio di comprare, perché alla mia domanda iniziale, ma nel 2024 con tutto il web a disposizione c'è veramente qualcosa di nuovo da poter dire su Bruce Lee? Beh, dopo aver letto il libro vi dico assolutamente sì, ragazzi. Lorenzo De Luca riesce ancora una volta a fornire informazioni, aneddoti e racconti veramente inediti che non si trovano sul web. Posso dire velocemente che Lorenzo De Luca narra queste pagine con stile accattivante, la lettura sarà sempre veloce e agile, proprio come un film di arti marziali. Lorenzo riesce incredibilmente a raccontare altri aneddoti e storie su un Bruce Lee che ancora non conosciamo, e lo fa attraverso le sue incredibili ricerche di una vita, documenti e interviste, come ho detto prima, che ha fatto. Interviste che ha fatto personalmente ai protagonisti di un pezzo di storia del cinema delle arti marziali. Con De Luca in questo libro riviviamo un po' le tappe della purtroppo breve vita del mito indiscusso del cinema delle arti marziali, come se fossimo presenti sul set. Infatti questo libro si concentra molto sul lato del cinema, del lato cinematografico di Bruce Lee. Quindi ragazzi, più avanti vi spiegherò perché questo libro è così importante per questo canale, e vi rimando naturalmente al consiglio di leggere questo libro. Ma iniziamo a parlare di Bruce Lee. La scomparsa di Bruce Lee nell'estate del 1973 è ancora uno dei grandi misteri, diciamo, insoluti della storia del cinema. Più o meno la storia la conosciamo tutti. Si parla di una probabile reazione allergica dovuta ad un medicinale, l'Equagesic, che l'attrice Betty Ting-Pei gli aveva dato per alleviare quello che sembrava essere una normale emicrania. Ma poi le cose si complicano. Bruce Lee si distende e dorme un po' dopo aver preso questo farmaco per cercare di alleviare un po' il dolore che aveva, questo mal di testa. In realtà Bruce Lee da questo sonno poi non si risveglierà mai più. Ma in questo video non voglio parlare della morte di Bruce Lee, ma del suo successo, del suo triste successo, tristemente associato ad un film, il suo ultimo film, che è questo, I Tre dell'Operazione Drago. Questo infatti sarà il film che proietterà Lee verso il successo mondiale. Questo film sarà la sua svolta, una svolta che purtroppo però Bruce Lee non vedrà mai. Questo film è uscito nell'estate del 1973, quando ormai Bruce Lee era già morto. Fu presentato in anteprima a Los Angeles per poi arrivare nei cinema statunitensi qualche giorno dopo. Con un budget per il tempo di appena $850.000, il film incasserà oltre $90 milioni. E questo senza contare poi i rilasci successivi al cinema con tutti gli anniversari, perché a quel punto l'ammontare al box office di questo film si dice che arrivi intorno ai $400 milioni. Insomma, uno dei progetti con più successo di sempre. Come ho già detto, purtroppo Bruce Lee non vide mai il film completo, perché morì nel pieno della post-produzione appunto nel luglio del 1973. Ma perché questo è un gran film da vedere? All'interno del film ci sono momenti di spionaggio, ma anche molta azione, alcune situazioni
canzoni che uniscono eroismo e momenti anche comico brillanti. Ma a decretare il successo e la bellezza dei tre dell'Operazione Drago sono senza dubbio le sequenze di lotta coreografate personalmente da Bruce Lee. Ed è secondo me così che va ricordato questo personaggio, una forma fisica impeccabile, forte, esplosivo, espressivo, ma soprattutto un personaggio veramente intenso. Nel prologo dei tre dell'Operazione Drago compare anche un giovanissimo Sammo Hung che combatte contro Bruce Lee. Il film in realtà ha tre protagonisti che sono John Saxon, già attore affermato di Hollywood, e Jim Kelly, attore questo che vedrà la sua carriera decollare dopo questo film, e Bruce Lee. Nonostante il film racconti le storie di questi tre protagonisti, in realtà ne emerge solo uno, ed è il nostro Bruce Lee. Non ci saranno dubbi infatti alla fine del film su chi vi avrà tenuto incollati allo schermo per tutta la durata, fino alle scene finali. Bruce Lee doveva partecipare, anche una parte era stata scritta anche per Chuck Norris, che doveva lavorare nel film come già fatto in passato, ma rifiutò la parte. In questo film è racchiuso tutta la bellezza e la bravura del talento di Bruce Lee, artista completo che andava ben oltre le coreografie. Inoltre c'è un aspetto di questo film dei tre dell'Operazione Drago che viene sempre un po' lasciato indietro, ed è la sua filosofia, la filosofia di Bruce Lee. Dei suoi film realizzati, questo è quello in cui Lee esprime alcuni dei concetti chiavi del Jeet Kune Do, da lui teorizzato nel 1967. Si tratta di una filosofia delle arti marziali frutto dell'esperienza di Bruce Lee nel combattimento, influenzato da tantissimi elementi marziali provenienti da varie discipline che lo interessavano. Elementi che poi venivano rivalutati da Bruce Lee in funzione di una disciplina marziale intelligente, che mirava a rendere il combattente fluido come l'acqua. L'obiettivo del Jeet Kune Do infatti è intercettare l'avversario, è l'idea stessa di colpire l'attacco in arrivo, in modo da poter sviluppare con mente serena e lucida contrattacchi tanto efficaci quanto neutralizzanti. Come ho detto, il film era un film a basso costo e quindi ci sono centinaia di comparse che ci sono nel film, centinaia di comparse necessarie per interpretare le persone del luogo, ed erano persone comuni di Hong Kong. Insomma, c'erano tante cose un po' improvvisate dovute chiaramente al budget molto basso. Questo film è anche famoso perché si narra che una comparsa, un praticante di arti marziali sul set che faceva appunto la parte di una comparsa, sfidò Bruce Lee, come ha fatto vedere Tarantino nel suo C'era una volta ad Hollywood, per vedere se Bruce Lee fosse davvero così forte come dicevano. Ma anche questo lo trovate nel libro. Tornando a parlare del libro, vi ricordate quando vi ho detto che c'era qualcosa di molto importante per chi seguiva questo canale all'interno di questo libro? Beh ragazzi, con molto orgoglio e soddisfazione vi dico che Lorenzo De Luca in questo libro ha menzionato me e il nostro canale. Ebbene sì ragazzi, in uno dei capitoli dove parla naturalmente del web, di tutte le informazioni, di tutte le cose, dei video che vengono fatti magari su Bruce Lee, dicendo magari delle informazioni non proprio attendibili, un po' sopra le righe, Lorenzo De Luca all'interno di questo libro cita il mio canale e mi cita come esperto di arti marziali, come uno dei canali che, dedicando un video a Bruce Lee, lo hanno fatto con rispetto e riportando informazioni senza sbilanciarsi. Quindi adesso sapete che se comprate questo libro, a un certo punto delle pagine mi troverete. Andiamo avanti con il film, perché i problemi veri dei tre dell'Operazione Drago si ebbero in pre-produzione, con Bruce Lee che temeva che l'Occidente non sarebbe stato pronto ad accettare un eroe cinese come protagonista. Ma ragazzi, Bruce si sbagliava, perché in questo film c'è un solo protagonista ed è Bruce Lee, non ci sono dubbi. In questo film partecipò anche un giovanissimo Jackie Chan e lo vedete in questa scena. Era infatti amico di Bruce. Bruce Lee lo aveva ferito accidentalmente in una scena. Da allora diventarono amici. Bruce Lee, come per scusarsi continuamente per averlo colpito durante una scena, chiamava spesso Jackie Chan a lavorare per fargli guadagnare qualche soldo. E poi ragazzi, come non menzionare che questo film ha avuto un'influenza sterminata su tutta un'altra serie di opere, film, saghe videoludiche. Parliamo di Double Dragon, di Street Fighter, di Tekken, di Mortal Kombat. In particolare su questa trama che poi verrà riusata tantissime volte, cioè che una trama che prevede alcuni combattenti invitati a
per partecipare ad un torneo misterioso di arti marziali di rilevanza mondiale, insomma un vero e proprio torneo di MMA, di arti marziali miste, dove ogni lottatore doveva usare la propria arte marziale per cercare di superare gli avversari e sopravvivere. Ancora il mondo dell'MMA era ben lontano dal nascere, ma nella sequenza d'apertura in cui vediamo Bruce Lee combattere contro un avversario, appunto il giovanissimo Sammo Hung, Lee indossa alcuni accessori che poi sono divenuti tipici dell'MMA. E non solo, Lee sottomette il rivale con una leva articolare al braccio, un armbar, cioè una delle mosse più iconiche dell'MMA. In realtà probabilmente Bruce si cominciò a rendere conto già in piena lavorazione del film che valore avrebbe avuto questa pellicola, ma purtroppo per lui, come ho detto, non ha potuto vederlo. Nel giorno della sua morte, tra l'altro, Lee si sarebbe dovuto incontrare con il suo produttore e amico Raymond Chow per discutere dell'ultimo combattimento di Chen, un film che aveva sulla carta tutte le potenzialità per essere l'opera definitiva della maturazione di Bruce Lee e che avrebbe sicuramente superato anche questo film. Purtroppo la prematura scomparsa di Bruce Lee ha reso questo film incompiuto, che però poi è uscito postumo con tutta una serie di trucchi per sostituire Bruce Lee con dei sosia o addirittura con dei cartonati statici, non essendoci all'epoca naturalmente sia il budget sia la tecnologia per riprodurre un Bruce Lee su schermo. È stata un'edizione, come ho detto, rilasciata dopo la morte di Bruce Lee, per certi versi infelice, privato della sua essenza filosofica, per essere ridotto a una sequenza di combattimenti senza un filo conduttore chiaro. Nonostante tutto questo, comunque, il film ci mise poco ad entrare nella storia. Kareem Abdul-Jabbar, il gigante che combatte contro Bruce Lee, e la mitica tuta gialla strisce nere diventò un oggetto di culto, e a volte, ragazzi, basta veramente poco per avere l'immortalità artistica. E senza dubbio possiamo dire che Bruce Lee se l'è guadagnato. Le riprese del 3 dell'Operazione Drago furono realizzate quasi tutte su un'isoletta di Hong Kong, dove furono ricreati gli ambienti. Oltre 2 ore di ciak di girato furono poi tagliati e perduti in fase di montaggio. La versione DVD o Blu-ray oggi circolante del film contiene anche un'introduzione inedita. Vediamo infatti Bruce Lee che parla con un monaco e spiega la sua concezione delle arti marziali. Questa scena è totalmente assente nelle versioni per le sale cinematografiche che sono uscite nel 1973. Una piccola curiosità: il titolo iniziale scelto per questo film era L'ora del drago, ma poi fu scelto I 3 dell'Operazione Drago. Come ho detto all'inizio, questo film uscì in America, mentre ad Hong Kong uscì solamente a settembre dello stesso anno. Questo portò molte critiche da parte del pubblico cinese, che non fu proprio contento che un film di Bruce Lee, anzi l'ultimo film di Bruce Lee, fosse uscito prima in America che in Cina. Talmente distributori cinesi sapevano che il film avrebbe sicuramente ricevuto un incredibile successo che solo per questo film aumentarono il prezzo del biglietto da $4 portandolo a $7. Un'altra cosa per cui è famoso questo film è che il film in realtà ha portato fortuna a tutti quelli che vi hanno partecipato, con carriere splendide nel cinema e brillanti che da quel momento decollarono praticamente per tutti quelli che hanno partecipato a questo film. Beh ragazzi, come si conclude un video dedicato al grande Bruce Lee? Beh ragazzi, non si conclude semplicemente perché c'è ancora talmente tanto da dire, ancora talmente tanto da sviscerare di questo personaggio che molti amano, che ragazzi naturalmente non basteranno né 1000 video né 1000 libri. Beh ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un messaggio perché io leggo e rispondo a tutti i vostri messaggi. Se volete dare un'occhiata all'altro video che ho fatto su Bruce Lee dove parlo del suo combattimento, un video che è andato molto bene qui sul canale, trovate adesso a fine video il link per guardarlo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!